Buonasera amici dello Zaino dei Sapori, oggi siamo a Fano, all'interno del birrificio Renton. Siamo in compagnia di Andrea, uno dei 4 titolari di questo birrificio. Ciao Andrea, puoi raccontarci come nasce questo birrificio? Allora, ciao a tutti, sono Andrea, uno dei 4 soci di birrificio Renton. Come nasce? È un birrificio storico, innanzitutto uno dei birrifici tra i più vecchi, diciamo, della regione Marche perlomeno. Nasce 10 anni fa a Pergola, infatti il birrificio si chiamava Pergolese e appunto perché è nato a Pergola, una cittadina dell'entroterra marchigiano. Nasce 10 anni fa, forse un po' per gioco, con l'idea un po' dei ragazzi di provare a fare birra. Si iniziava a parlare di birra artigianale, era già nato comunque un movimento verso la birra artigianale. Elia, l'attuale birraio e al tempo homebrewer, inizia a cimentarsi con un impianto piccolino, un impianto da 100 litri e diciamo si inizia un po' così, un po' per gioco. Negli anni, lavorando sulle ricette, lavorando sui prodotti, iniziando un pochino anche a commercializzarla, un po' in provincia chiaramente con un impianto così, si capisce che poteva essere una strada anche più importante rispetto al semplice gioco. Da qui l'idea, dopo 6 anni, di creare qualcosa di più importante, quindi passare a un aspetto un po' più professionale della produzione di birra. E quindi da qui l'idea di ampliare l'impianto con un 100 litri, diciamo che siamo stati per 6 anni forse uno dei microbirrifici più piccoli d'Italia, e quindi la voglia di spingere il prodotto, di creare nuove ricette con un impianto professionale. E da qui lo step arrivano nuovi soci, ragazzi di Fano, e un progetto più importante: trasferiamo il birrificio da Pergola a Fano, e da qui il motivo del cambio del nome da birrificio pergolese a birrificio Renton. Chiaramente non potevamo chiamare un birrificio di Fano Pergolese, e da qui l'idea di cambiare il nome, tenendo immutato quello che poi ci ha contraddistinto negli anni, quindi ricette piuttosto che etichette che storicamente ci distinguevano. Quindi ormai una realtà insediata all'interno del territorio fanese, ma qual è l'etichetta che rappresenta la vostra filosofia e la vostra azienda? Oddio, l'etichetta... Una birra in particolare? Sì, ecco, forse una birra in particolare, nel senso che a livello di etichette sono molto, diciamo, come vedi, giochiamo molto sul colore in base alla ricetta. Diciamo, quello che distingue l'etichetta è che, riconoscendo un colore nell'etichetta, richiama poi quello che è magari l'ingrediente principale o comunque il profumo, il sentore che ha quel tipo di prodotto. E forse la birra, tornando poi alla domanda, che ci contraddistingue forse di più è l'Ola, che è poi la birra con l'etichetta verde, che è una birra, una delle poche birre lì sul panorama birraio aromatizzata, diciamo così, con un ingrediente particolare che è la salvia, ovvero mettiamo della salvia fresca in bollitura che dona alla birra delle note balsamiche molto particolari. Chiaramente una birra molto particolare che però ci piace e ci contraddistingue molto, perché non siamo in molti a utilizzare salvia per fare una birra, ed è, diciamo, una cosa che ci distingue, dai, da questo punto di vista. Una cosa che invece su cui incentriamo l'etichetta è il logo. Quest'uomo in cammino col suo cane, che poi fu l'etichetta del birrificio pergolese, disegnata da Simone Massi, regista fumettista di Pergola, e diciamo questo è forse il fulcro dell'etichetta, ed è quello che poi più ci contraddistingue a livello di immagine e comunicazione. Qual è la particolarità che differenzia una birra artigianale dalle altre? Oddio, forse la filosofia che c'è dietro, nel senso che il concetto della birra artigianale è creare una birra che abbia un'identità, ovvero si distingua dalle altre per sentori, per aromi, per profumi, per tutto quello che è il progetto dietro quella birra. Dall'altra parte l'industriale, quindi il concetto di industrialità, è l'opposto. Si fa una birra quanto forse più spersonalizzata possibile, in modo tale che possa essere immessa nel commercio e piaccia a tutti. Piaccia a tutti tra virgolette, nel senso che si cerca un prodotto quanto più standardizzato e piatto, in modo tale che, bevuto fresco, la persona si abitua bevo birra,
e sembrano un po' tutto uguali. Dietro l'artigianalità c'è una ricerca del prodotto, della materia prima, della caratterizzazione, dell'identità molto più intensa, tanto da creare appunto prodotti unici. È un po' il concetto la birra o le birre. Fino ad oggi si è pensato che, fino ad oggi, il concetto di bere birra era la birra è birra. Oggi scopriamo con prodotti artigianali che esistono le birre, e quindi c'è più categorie di prodotti, più gusti, più sentori, più aromi, più profumi, e questo ci ha dato in più forse l'artigianalità, un concetto di birra artigianale. Quindi qualità al centro di tutto. Un'altra caratteristica che abbiamo riscontrato all'interno della pizzeria d'Aberto, con cui ho saputo avete una collaborazione. Come nasce questa collaborazione? Raccontaci questa esperienza. Allora, la collaborazione con Pizzeria d'Aberto nasce da un'amicizia fondamentalmente, cioè partiamo da un rapporto fornitore-cliente, quindi Pizzeria d'Aberto è una pizzeria storica per la nostra regione, soprattutto per la città di Gradara. Le ragazze che oggi gestiscono, sono più diciamo generazioni, le ragazze che oggi gestiscono la pizzeria, Serena più di tutti, che è quella che poi sceglie i prodotti e seleziona, è stata fra le prime a intuire che un lavoro di qualità fatto sul prodotto pizza poteva essere ben completato da un lavoro di qualità fatto anche sul beverage e quindi sulla birra. Siamo partiti inserendo le birre della Renton a menù, quindi proponendo comunque birre artigianali, le nostre piuttosto che altre birre. Questa cosa è piaciuta tanto a lei quanto ai suoi clienti, tanto da voler ancora più personalizzare il prodotto, e quindi l'idea di creare una ricetta, che oggi poi sono due, Bertina e Zefa, che siano assolutamente personali e caratterizzanti la loro attività. E quindi si è creato per primo Bertina, una chiara, siamo partiti da una chiara molto beverina, da bere. Loro fanno pizza principalmente, quindi che si beva molto bene con la pizza, e poi con alcuni accorgimenti sulla ricetta voluti e richiesti da loro, che abbiamo esaudito. È andata bene, nel senso che i clienti hanno imparato a affezionarsi al prodotto e la birra piaceva tanto che un anno dopo siamo passati poi a creare un secondo prodotto, che è Zefa, ovvero una rossa con una gradazione alcolica un pochino più abbastanza bassa, anche qui premiando il concetto di facilità e bevibilità, inserendo appunto bottiglie e soprattutto spina, completando un po' l'offerta che era sul prodotto artigianale. Quindi una collaborazione ben riuscita, e questo ci fa molto piacere. Un'ultima domanda, poi ti lasciamo tornare alla tua gestione di questa splendida birreria. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro. C'è un progetto di ampliamento, nel senso che, come ti dicevo prima, 3 anni fa abbiamo aperto Renton, quindi produzione nuova con un impianto da 1500 litri e il pub. Per fortuna è stata una bella idea, perché comunque abbiamo creato e fidelizzato una clientela molto interessata al prodotto che facciamo, e contemporaneamente anche la parte commerciale, quindi di vendita B2B, è cresciuta tanto grazie anche comunque alla crescita dei consumi di birra artigianale in Italia. E diciamo che oggi siamo un po' arrivati con l'impianto che abbiamo a saturazione. C'è la voglia di produrre di più, quindi di aumentare sia la gamma di prodotti che la capacità di litraggio, e quindi a breve faremo diciamo un ampliamento dell'impianto, ristrutturandolo in maniera un pochino diversa, inserendo prodotti nuovi che non abbiamo mai fatto, e anche aumentando un pochino la capacità produttiva per anche esaudire le richieste che abbiamo sul mercato. Ringraziamo Andrea per la sua disponibilità, ora non ci resta che assaggiare la loro birra. Esatto.